Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione in cui andiamo avanti con l'analisi del web part relativamente a questo primo blocco, menu, testo, elementi multimediali e contenuti, e in questa lezione andremo a vedere due elementi, quindi due tipi di web part contemporaneamente, il divisore e il testo, perché sono connessi tra loro, nel senso che andremo a creare una divisione tra due oggetti, tra due argomenti, quindi tra due blocchi di web part, e a corredo di questa divisione, per renderla ancora più nitida, introdurremo anche una scritta, quindi vedremo anche la funzione di webpart testo. Quindi apriamo la slide sul divisore, andremo a cliccare su divisore, ovviamente questo ci servirà per creare una separazione visiva di contenuti. Per aggiungere il divisore sarà semplicemente sufficiente cliccare su divisore e poi andare a cliccare su ripubblica per ottenere questo risultato, che appunto è questa linea di divisione che potremo fare più o meno lunga e più o meno spessa. E andiamo poi a vedere il testo. Cliccando su testo ci compare questa scritta aggiungi qui il testo, quindi andremo ad aggiungere il testo che vorremmo qui nella nostra nuova web part, poi andremo a cliccare come al solito su ripubblica e otterremo il risultato. Io qui ho scritto primi piatti e quindi abbiamo visto insieme la funzione divisore e testo, dove abbiamo nettamente separato i primi piatti dai dolci, e quindi qualsiasi altro contenuto da un altro contenuto analogo ma diverso del sito può essere separato in questo modo in maniera netta. Quindi andiamo sul sito SharePoint a vedere come si fanno queste operazioni, quindi clicchiamo su modifica e andiamo a separare la parte la parte dove ci sono i collegamenti ai siti internet o ai video, come nel caso dei tortellini, da sopra, dove abbiamo messo degli elementi interni al nostro sito SharePoint, al nostro account Office 365, le fatture docenti proprio interne al sito SharePoint, e gli allegati, se ricordi, li avevamo pescati da OneDrive. Quindi andiamo ad aggiungere una linea di divisione qui, quindi mettiamo una linea di divisione e poi sotto andiamo ad aggiungere, quindi qui la nostra linea di divisione poi la possiamo gestire, nel senso che la possiamo fare di dimensioni più spesse e anche di lunghezza più o meno inferiore rispetto a quanto ce l'ha creata di default SharePoint. Poi andiamo qui a cliccare su più, scegliamo questa volta testo e qui andiamo ad aggiungere dolci. Sotto avevamo messo primi piatti, qui mettiamo dolci, qui si può selezionare, si può aumentare la dimensione del carattere, si può ovviamente anche dare un colore diverso alla nostra scritta. Quindi abbiamo inserito la linea di divisione, abbiamo inserito il testo, andiamo a cliccare su Ripubblica e andiamo a vedere il risultato. Ecco che ora gli argomenti che sono sotto risultano ben più leggibili da chi vede il sito del team. Quassù abbiamo i file delle fatture docenti, anzi la lista dei documenti ai file delle fatture docenti, il collegamento diretto alla cartella allegati in OneDrive, e poi cominciano degli argomenti, i dolci. Poi ovviamente qui sotto potremo mettere altri dolci, come qui sotto potremo mettere altri primi piatti. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!